Ehi, ciao e benvenuti su Marianna Cucina e Relax. Cercherò di rilassarti usando questo tono di voce mentre cuciniamo insieme il pane integrale ai 5 semi. Iniziamo pesando 300 ml di acqua tiepida e aggiungiamo 8 g di lievito di birra secco. Io uso quello biologico. Poi aggiungiamo un cucchiaino di zucchero di canna, sempre biologico se possibile, e sono 4 grammi. Mescoliamo bene e poi lasciamo riposare, mentre nel frattempo pesiamo anche la farina, 500 grammi. Poi aggiungiamo il sale, che erano 6 grammi, i semi di sesamo nero, 10 grammi, e 40 grammi di semi misti, che sono di girasole, di zucca, di sesamo chiaro e di lino. Io uso i semi biologici. Poi attiviamo la planetaria alla media velocità. La mia ha 10 velocità, quindi imposto la 5. Mescoliamo ancora un po' il composto che avevamo preparato di acqua, lievito e zucchero e uniamolo piano piano alla farina. Mentre il composto continua a girare alla media velocità, continuiamo ad aggiungere piano piano l'acqua con il lievito. Usando una farina integrale, io vi consiglio quella biologica. E avendo usato soltanto farina integrale, l'impasto risulterà un pochino più duro da lavorare. Se preferite un impasto più morbido, vi consiglio magari di mettere il 50% di farina integrale e 50% di farina di tipo 2. Dopo 3-4 minuti mettiamo pure la planetaria al massimo e lasciamo girare per 5 minuti. Quando l'impasto è pronto, lo tiriamo fuori ed eccolo qua, non è appiccicoso. Adesso cerchiamo di lavorarlo per lungo così, è un pochino duro come impasto perché è solo integrale. Spolverizziamo il piano di lavoro con un po' di farina e arrotoliamolo su se stesso, così. Poi cerchiamo sempre di allungarlo un pochino e arrotoliamolo nel verso opposto. Mettiamo un po' di farina sulla ciotola pulita e adagiamo l'impasto dentro. Copriamolo con un canovaccio e poi impostiamo il tempo per la prima lievitazione. La prima sarà di 1 ora. Per agevolare la lievitazione accendiamo soltanto la luce del forno a forno spento e mettiamo dentro il nostro impasto per 1 ora con la luce accesa, che aiuterà a tenere il forno ad una temperatura tiepida. Trascorsa 1 ora, riprendiamo il nostro impasto, mettiamolo sul piano di lavoro infarinato e procediamo con altre 2 pieghe, schiacciandolo un po' così con le mani
e poi ripiegandolo con 2 pieghe su se stesso. Adesso giriamolo, schiacciamo ancora un po' e ripieghiamolo di nuovo. Aggiungiamo un po' di farina sulla ciotola e rimettiamolo a riposare, sempre coperto con il canovaccio e sempre in forno, spento ma con la luce accesa. La seconda lievitazione sarà di 30 minuti. Trascorsi i 30 minuti, riprendiamo il nostro pane. Adesso è il momento di fare l'ultima piega. Prepariamo il nostro stampo da 24 x 14 centimetri e rivestiamolo di carta forno. Schiacciamo di nuovo il pane, più o meno di una lunghezza uguale allo stampo. E poi chiudiamolo su se stesso con 2 pieghe, prima da un lato e poi dall'altro. Così. Schiacciamolo un po' se è venuto troppo lungo e poi giriamolo di modo che la chiusura rimanga all'interno. Disponiamolo sullo stampo e facciamo 3 incisioni trasversali con un coltello. Copriamolo per l'ultima volta e rimettiamolo in forno spento con la luce accesa. La terza lievitazione sarà sempre di 1 ora. Impostiamo il tempo. Trascorso il tempo, riprendiamo il nostro pane e nel frattempo accendiamo il forno in modalità statico a 210 gradi. Quando il nostro forno ha raggiunto la temperatura di 210 gradi, inforniamo il nostro pane. E lasciamolo cuocere per 35 minuti. Poi dipende sempre dalla potenza del nostro forno. Voi controllatelo. Ed eccolo qua, il nostro pane è cotto. E adesso ti dico anche un trucchetto per avere il pane fatto in casa sempre a disposizione. Estraiamolo dallo stampo tirandolo su per i 2 bordi della carta. Eccolo qua. E lasciamolo raffreddare completamente sopra una griglia. Così. Poi, quando sarà completamente freddo, possiamo iniziare a tagliare le fette. E se non lo usate tutto, potete disporre tutte le fette che vi avanzano su un contenitore di vetro con il tappo ermetico e congelarlo nel freezer. Così, quando vi servirà il pane, sarà sempre pronto a disposizione e lo potrete scongelare o nel tostapane con la funzione dello scongelo oppure mettendolo per qualche minuto in forno a 150 gradi.
Oppure ancora puoi lasciare che le fette si scongelino da sole a temperatura ambiente, quindi toglile un'oretta prima di consumarle. Io ti ringrazio di aver guardato il mio video, ti ringrazio anche se mi hai lasciato un eventuale like e se ti sei iscritto. Ciao, alla prossima ricetta!